Ciao e benvenuti! Oggi sfogliamo insieme Burda Style di 6/2023, quindi di giugno 2023. Andiamo subito a vedere insieme cosa ci propone questo mese. Abbiamo una gonna veramente molto carina, che è la numero 17, va dalla taglia 36 alla 44 e 2 pallini su 4 di difficoltà. È veramente molto carina, ha questo volant nel fondo che la rende molto romantica, è veramente molto carina. Qui è abbinata ad una cintura in vita, possiamo tranquillamente metterla anche senza. Qui abbiamo una bellissima giacca, che è la giacca numero 102, taglia dalla 36 alla 44 e 2 pallini su 4 di difficoltà. Questa ha un taglio sportivo, elegante, e perché è stata creata con un tessuto bouclé. Stile Chanel, rimane corta, ampie maniche trattenute nei polsi con gli elastici. Mentre qui abbiamo una blusa fantastica, questa sicuramente la farò sicuramente, ed è la numero 110, taglia 36-44, un pallino su 4 di difficoltà, quindi facilissimo. Quindi se vogliamo farlo insieme, mi raccomando, comprate il giornale. La vediamo anche indossata così, quindi con le spalle scoperte. L'abito numero 118 fino alla taglia 48, va dalla taglia 36 alla 48, a 2 pallini su 4 di difficoltà, fresco, brioso. È un modello che si può personalizzare anche in versione sera, per esempio utilizzando un tessuto più elegantino, ed è carino, come è stato indossato anche dalla modella, con delle scarpe che sono le mie preferite per l'estate, le spadrillas. Ha il cinturino in vita, quindi è adatto a chi ha un fisico a clessidra e un fisico a pera. Gonna numero 116, taglia 36-44, 2 pallini su 4 di difficoltà, gonna portafoglio, l'alto cintura è chiusa con nastri da annodare a piacere ed è veramente molto sexy, con questo spacco nella parte del davanti. Abito numero 101, taglia 36-48, 2 pallini su 4 di difficoltà, è un modello classico, adattissimo secondo il mio parere per andare al mare, oppure per uscire d'estate e mettersi questo e sei già vestita. Quindi è veramente carino perché è a vita alta, è ricamato con dei motivi etnici, quindi è stata ricamata la stoffa ed è stato realizzato in misto cotone. Possiamo realizzare anche in lino, in cotone, anche jeans leggero. La t-shirt è la numero 119A, taglia dalla 36 alla 48, da 2 pallini su 4 di difficoltà, caratterizzata dal fatto che ha questo incrocio sul davanti, questo nodo che si può fare sulla parte del davanti, che crea un drappeggio decorativo nella parte dell'orlo. Lo scollo è molto profondo e le maniche sono scese. Abito carinissimo, è l'abito numero 103, io lo voglio fare, va dalla 36 alla 44 a 3 pallini su 4 di difficoltà. La lunghezza è midi, ovviamente possiamo farlo o più corto o addirittura più lungo a nostro piacimento, come sempre, ed è originale perché è formata da questo volant, quindi questo sembra un volant, anche questo è arricciato e ha la ricciatura in vita, tagliato in vita, e ha questi volant che impreziosiscono le spalline. Abito numero 114, lo vediamo qui, va dalla taglia 36 alla 44 ed è a 2 pallini su 4 di difficoltà. Lo vediamo anche qui, ha uno scollo davanti tondo, la parte del dietro è a V, facilissimo da realizzare perché non dobbiamo neanche costruirci le maniche, che scendono morbide. Mentre qui abbiamo uno shirt monospalla che è la numero 128, taglia 36-44, 2 pallini su 4 di difficoltà. La caratteristica è appunto la spalla, che le lascia una spalla scoperta, ovviamente molto estiva, fresca, quindi possiamo già iniziare a giugno, appunto, tutto giugno, a fine maggio, cioè maggio e giugno, a cucire. Qui c'è una guida per cucire i volant e qua i consigli di stile. Allora, abbiamo questo bellissimo abito, anche questo mi piace moltissimo, è il numero 106A, taglia dalla 36 alla 44 e 2 pallini su 4 di difficoltà. È ampio, ha le maniche a farfalla e coulisse elastica in vita e sta bene anche con un paio di pantaloni, come possiamo vedere qui, oppure da solo come abito. Io lo metterei da solo, sinceramente. Con i pantaloni lo farei leggermente più corto. Qui invece abbiamo la t-shirt che vediamo qua, molto carina, anche questa mi piacerebbe farla, anzi la voglio fare, va tra l'altro fino alla taglia 48 e la 121, taglia da 36 alla 48 a 3 pallini su 4 ed c'è il modello scuola di cucito, quindi
ancora meglio. E poi abbiamo il modello della gonna che vediamo qua, che è una gonna a tubino con varie croci, diciamo, di cuciture, quindi definita da queste cuciture divisorie asimmetriche nella parte del davanti, mentre nel dietro è normale. Quindi qua possiamo giocare anche con i colori diversi, personalizzandola a piacere. Qui abbiamo la shirt numero 115, taglia 36-44, un pallino su 4 di difficoltà, ed è un modello super facile perché, come vediamo, ha la spalla scesa, ha il collo tondo, non ci sono tante cuciture, quindi se stai iniziando a cucire te lo consiglio. Altra bellissima maglia è la blusa numero 109, taglia 36-44, un pallini su 4, quindi è facile, quindi adatto alle principianti, ed è veramente carino, è vaporosa, ha queste maniche a pipistrello, un po' a pipistrello, ed è stato realizzato in chiffon. Possiamo utilizzare tessuti molto leggeri e vaporosi. Altra shirt è la numero 119B che abbiamo visto prima, questa qui che vediamo qua. Questa va dalla taglia 36 alla 48, 2 pallini su 4 di difficoltà, ed è facile, arriva fino alla taglia 48, ed è stata realizzata in jersey, quindi è anche, diciamo, morbida e comoda da indossare. Mentre qui abbiamo il top numero 120, taglia 34-42, 3 pallini su 4 di difficoltà, ed è un look minimalista ed è veramente d'effetto. Non è facile di realizzazione perché ha 4 pallini ed è veramente molto bellino con questo scollo quadrato. Qui abbiamo una tuta che è la numero 126, va dalla taglia 36 alla 48, a 2 pallini su 4 di difficoltà. È tagliata in vita con coulisse e cintura per stringerla, e le spalle scoperte, ha la forma a V sul davanti e anche sul dietro, e i pantaloni sono ampi. Mentre qui abbiamo un abito molto femminile che mi piace tantissimo, è particolare perché è un abito a tubino semplice, però la particolarità è sulla parte del davanti, che è caratterizzato da questa zip. Arriva fino alla taglia 48, e il numero 107, taglia dalla 36 alla 48, 3 pallini su 4 di difficoltà. Pantaloni numero 108, taglie 36-44, 3 pallini su 4. Sono dei pantaloni molto eleganti, allo stesso tempo possono essere realizzati anche in un tessuto diciamo meno formale, quindi tipo in jeans molto leggero, per esempio. In questo caso sono stati realizzati in lino, quindi un tessuto molto fresco per l'estate, super consigliato. Ha la cintura alta chiusa con 2 bottoni, ed è veramente bellissimi. Questi sono soprattutto adatti che è un fisico, per esempio, a clessidra, perché sottolineano la vita. Qui è la shirt con il nodo, quindi tutte le spiegazioni come fare. Quindi oltre a queste spiegazioni magari possiamo vedere anche le mie. Panoramica dei modelli. Costume da bagno, bellissimo, devo dire, molto chic ed elegante. È caratterizzato da questo nodo sul davanti che è simile a quello della maglia che abbiamo visto prima, quindi guardando quel tutorial possiamo fare anche questo. È intero, non è particolarmente sgambato, quindi vediamo che è abbastanza casto, e poi nella parte della schiena ha un incrocio molto bello, ed è il numero 129, taglia 36-44, 3 pallini su 4 di difficoltà. Altra maglia super bella, la t-shirt numero 122, va dalla taglia 36 alla 48, a 3 pallini su 4 di difficoltà. Le maniche sono un po' svolazzanti, ha una sorta di incrocio sul davanti anche questa. È stata realizzata in jersey, ha un drappeggio sul davanti effetto bandeau e manica ad aletta, ideale anche con un paio di pantaloni affusolati. Qui è stata abbinata ad una gonna. Abito numero 106B, che vediamo proprio questo qua, 36-44 sono le taglie, dalla 36 alla 44 sono le taglie, a 2 pallini su 4 di difficoltà. Vivace fantasia, illumina l'abito in viscosa con fili di lurex. Linea è semplice, comoda, rimane molto svasata, e la caratteristica sono le maniche che sono a pipistrello. Ha l'elastico in vita, maniche a farfalla. La gonna numero 105 che vediamo qui è una gonna a tubino che abbiamo visto anche prima, ma questa è stata realizzata in un tessuto di similpelle. Vediamo che le cuciture sono tutte asimmetriche, quindi come vediamo lo stesso modello realizzato in un tessuto diverso cambia moltissimo. Il modello arriva fino alla taglia 48. Qui
sempre una tuta, la numero 125, taglia dalla 36 alla 48, ha 3 pallini su 4 di difficoltà. Diciamo che è il pezzo forte della stagione estiva. Si rinnova con una maxi fantasia etnica che si usa quest'anno e una tripla culisse in vita con cordoncino regolabile e quindi garantisce, diciamo, una silhouette molto femminile. La giacca numero 112, taglia dalla 36 alla 44, 3 pallini su 4 di difficoltà, è veramente fantastica. È caratterizzata dagli inserti a raggiera del davanti che si apre un'ampia svasatura che sottolinea la vita, il punto vita. Abito favoloso è questo che vediamo qua, l'abito da sera 111, taglia 36-44, 4 pallini su 4 di difficoltà, quindi è di difficile realizzazione, anche perché è stato realizzato in questo caso con un tessuto di paillette, quindi un po' difficile da lavorare con la macchina. Rimane lunghissimo, lo scollo è a barchetta con le maniche senza maniche. E qui abbiamo un top numero 123, taglia 36-44, 2 pallini su 4 di difficoltà, è aderente, scollatura a goccia, sta bene sia con la minigonna che un paio di pantaloni ed è stata realizzata in cotone. Vestito super bello, mi piace, numero 104, taglia 36-44, da 3 pallini su 4, è un abito molto femminile, mi piace moltissimo, questo lo vorrei fare, è senza maniche, con lo scollo tondo, poi ha è tagliato in vita e ha questi volant che lo rendono veramente favoloso e molto femminile. La casacca numero 113, taglia 36-44, un pallino su 4 di difficoltà, è un modello facile, è stata realizzata con questa maglia in maglia e sembra che dà l'impressione di essere due tessuti diversi perché sono stati disposti, diciamo, il cartamodello nella stoffa in maniera diversa, in diagonale. Altri due bellissimi modelli di gonna è questo bellissimo abito numero 127, le taglie 36-44, 3 pallini su 4, ricorda gli anni 80 perché ha questo corpino che si allaccia sulla nuca, molto bellino, con questo incrocio sul davanti, poi rimane dritta, quindi adatta che un fisico per esempio anche a mela, un po' arricciata nel punto vita, e anche questa mi piace tantissimo, che è l'abito 124, va dalla taglia 36 alla 44, a 3 pallini su 4 di difficoltà, è una linea sinuosa, l'abito con il corpino, quindi non è facile da realizzare, è tagliato in vita ed è a tubino, molto molto bello. Tutta la scuola di cucito, il grembiule. Qui abbiamo il grembiule, 3 pallini su 4, che può essere utilizzato sia da parrucchieri che da sarti perché è caratterizzato da tutte queste tasche ed è super pratico. Si va in spiaggia, abbiamo la borsa, molto molto carina, quindi la borsa la vediamo qui, veramente carina. Poi abbiamo il poncio che si può utilizzare per andare al mare, pratico e facile da realizzare, e qua tutte le spiegazioni su come farli, tutte le spiegazioni. Abbiamo sfogliato anche oggi il numero di Burda Style di giugno 2023. Fatemi sapere se vi è piaciuto, quali sono gli abiti che vi sono piaciuti di più e quali vorreste realizzare. Mi raccomando, se non sei iscritta al canale, iscriviti al canale, clicca sulla campanella, lasciami un bel like per supportarmi e un bel commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato, per aiutarmi a aiutare il mio canale a crescere sempre di più. Io ti mando un grande bacio sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia. Ciao!